Ed eccoci qua, alle 10:08, venerdì 18 maggio 2018, come sempre pronti per raccontare il GR del mattino, raccontarvi le notizie del giorno. Abbiamo ascoltato questa mattina tanti messaggi di questa polemica incredibile che c'è tra Pisa, dove si sta consumando la campagna elettorale in questo momento, e si discute moltissimo dell'aeroporto di Firenze, e in particolare i pisani dicono di non voler far realizzare l'aeroporto a Firenze. Una polemica incredibile durante la campagna elettorale per spiegare come esiste la Toscana dei campanili. Però c'è anche un'unica grande Toscana che tutto il mondo ci invidia, e c'è chi la racconta, chi riesce a raccontarlo attraverso i quotidiani, i media tradizionali, la televisione, la radio, ma c'è anche chi decide di raccontarla attraverso i social media, attraverso Instagram, e anche chi decide di raccontare la Toscana per le sue storie di ogni giorno, dal saper fare delle mani al saper fare dei prodotti di eccellenza e tutto quello che comporta vivere in Toscana. Saluto Daniele Casprini, buongiorno e ben trovato Daniele, come stai? Tutto bene? Grazie, benissimo. Da dove arrivi, Daniele, tu? Da che angolo di Toscana arrivi? Io da arrivo Pisa? da Figline Valdarno. Da Figline Valdarno, quindi dal Valdarno fiorentino. Esatto. Dal Valdarno fiorentino. E un po' di tempo fa hai deciso di creare It's Tuscany. Cos'è It's Tuscany? It's Tuscany è un nuovo progetto di marketing territoriale, è un marketplace, cioè un luogo virtuale su web che si può raggiungere all'indirizzo itstuscany.com, dove vogliamo raccontare la Toscana, la sua storia, le tipicità, le tradizioni, i prodotti attraverso le imprese e attraverso i territori in cui queste si svolgono e vivono. E quindi è una Toscana dei campanili, come dicevi prima te, ma anche una Toscana unitaria che si presenta nel mondo attraverso il web. E quindi noi potremo attraverso It's Tuscany andare a cercare prodotti, comprarli, vederseli arrivare a casa, ma anche prenotare un albergo o trovare un ristorante dentro, per esempio, un evento che noi promuoviamo all'interno di Tuscany. Allora, quindi, qualcuno potrebbe dirti, ma perché Tuscany? Potevi fare con Florence, potevi fare con altro, no? Perché è Toscana, noi siamo Toscana, e poi siamo la Toscana dei campanili, ma mettiamoli insieme questi campanili, perché quando li mettiamo insieme diventiamo una forza. Ma Firenze ha più evidenza del brand Toscana sul web? No, certo, Firenze ha un grande, certo, ovviamente. Quindi noi abbiamo scommesso invece su un'altra idea. Ma noi abbiamo scommesso su un'altra idea, perché comunque Firenze e Toscana è un binomio che va avanti insieme obiettivamente, quindi te porti avanti Firenze ma automaticamente c'hai Toscana. E io ti dico che questa nostra iniziativa, che è nata proprio ora, recentemente, noi siamo... Cioè, tu quando hai pensato? No, perché ora è nata recentemente, ma in realtà poi esiste un periodo di progettazione che è anche molto lungo, un periodo di incubazione anche in cui devi pensare. Guarda, intanto io se voglio fare un marketplace lo faccio così in 3 secondi, magari. a meno che tu non sia, a meno che tu non abbia dietro ingenti risorse finanziarie, i migliori programmatori del mondo, tutta la disponibilità H24 di grandi progettisti, diventa un po' dura. Allora, la nostra storia è questa, in realtà. Io sono anche fondatore e socio insieme con una socia di Sesamo, che è una società, una web agency che ha 30 anni di storia. In questi 30 anni di storia, un anno fa abbiamo avuto un'idea: perché non fare un progetto di marketing territoriale? Noi veniamo da grandi progetti marketing territoriali, il nostro è la Via Francigena a livello comunitario, abbiamo lavorato per marketing territoriale per il governo spagnolo in Galizia. E poi abbiamo detto, ma perché non facciamo un'iniziativa imprenditoriale? Allora abbiamo coinvolto 2 nostri amici, 2 soci, e abbiamo costituito una startup un anno fa, nel gennaio del 2017. Ovviamente, per poter lanciare in un anno un marketplace di queste dimensioni c'era la necessità di avere tutto il know-how di una società dietro che da 15 anni perlomeno lavora sul web e sul marketing territoriale. Questo era Sesamo, quindi Sesamo aveva tutti gli strumenti, aveva la tecnologia, ha le persone, ha i professionisti, e in un anno abbiamo costruito un portale, un nuovo portale, una nuova piattaforma che ha visto nascere alla fine del gennaio del 2018, cioè un anno esatto dopo. Oggi, dopo 3 mesi, aderiscono 130 aziende in questo marketplace e ne abbiamo 430 in lista di attesa per entrare. Quante? 430 in lista di attesa per entrare.
Mamma, quindi un numero. Ma ti do dei numeri ancora più grossi, perché noi in questo momento, in questi 4 mesi, cioè da gennaio, dalla fine gennaio ad oggi, che non sono neanche 4 mesi perché sono 3 mesi e qualche cosa, abbiamo avuto 101.000 visitatori e nuovi visitatori, e di questi 101.000 ci sono 120.000 visite continuative all'interno di Stascani, quindi sono grandi numeri. Abbiamo su Facebook 28.000 fan che ci seguono quotidianamente, e sull'advertising che abbiamo impostato abbiamo avuto 80 milioni di visite sui banner di advertising che abbiamo messo all'interno dei social. Quindi questi sono i numeri oggi di Stascani. È un bambino, è un neonato che sta lavorando con dei numeri molto molto interessanti. Allora, dunque, voi date una scelta, no, all'inizio del sito, cioè Live Tuscany, Shop Tuscany. Cosa significa? Compra in Toscana, vivi in Toscana. Cioè, perché questo bivio? Perché questo bivio? Perché noi presentiamo la toscanità nel suo insieme, quindi tu, se vuoi acquistare dei prodotti, delle tipicità toscane, che siano agroalimentari, che siano artigianali, vai sul canale Shop e lì hai 2 possibilità di navigazione: o per impresa, quindi tu conosci e vai quindi nella vetrina dell'azienda, o per tipologia di prodotto, che sia il vino, che sia l'olio, o che sia, non so, una marmellata. Io vado lì, clicco, acquisto. Allora, poi ci spiega tutto bene, anche perché magari ci sono tanti titolari di piccole imprese artigianali e non, che vogliono, e agroalimentari, moltissimi, che vogliono sapere, saranno curiosi di capire alcune cose. Visite sul sito, quante dall'Italia, quante dall'estero? Ce l'avete? Allora, sì, dall'Italia in questo momento chiaramente è il numero maggiore, perché noi ci stiamo muovendo sul mercato italiano. Ci stiamo muovendo sul mercato, l'obiettivo sul mercato europeo, però abbiamo fatto 2 mesi sul mercato italiano per consolidare, e ora ci siamo aperti al mercato, alla lingua inglese e alla lingua tedesca. Poi apriremo la lingua francese, la lingua spagnola. Entro giugno noi avremo sostanzialmente un portale da 6 lingue. Quindi queste sono. Ogni mese rilasciamo una versione nuova della piattaforma, un po' sullo stile americano, perché noi in Italia che cosa si fa? Si fa una piattaforma, un portale, lo si mette lì e lo si lascia lì. No. La nostra filosofia è completamente diversa, è un portale che viene implementato, incrementato e cresce di nuove funzioni ogni mese c'è una release nuova. Abbiamo una redazione dedicata che tutti i giorni scrive contenuti e quindi cresce. Quindi questo è un approccio completamente diverso da quello che è lo stile nostro italiano di affrontare il web. Eccoci qua, alle 10:19, è venerdì 18 maggio 2018, il GR del mattino di Radio, le notizie di oggi, gli approfondimenti del giorno, e questa mattina stiamo parlando di It's Tuscany. Che cos'è? Un marketplace, cioè un luogo dove potete praticamente comprare la Toscana, oppure scegliere anche di vivere la Toscana, cioè di stare in Toscana, di vivere lo stile toscano. Daniele Casprini ne è il fondatore, che è con noi questa mattina, e ci spiegava i dati che riesce oggi a generare It's Tuscany. Tuscany.com è il sito internet di riferimento, è diventato uno strumento per tante aziende che riguardano la Toscana. Aziende di che tipo? Piccole, aziende artigianali? Aziende micro, piccole, ma anche aziende medie. Assolutamente, perché è aperto all'elemento della toscanità, perché vedi, ti dicevo prima durante l'intervallo che noi oggi sul web poter entrare e essere estremamente visibili necessita di grandi investimenti, e il futuro del web sono le aggregazioni, sono le piattaforme che poi rimandano ai singoli siti, ma solo le piattaforme possono avere la forza della testa d'ariete per poter entrare in competizione con i grandi player. Oggi si pensa che si può vendere solo tramite le piattaforme di Amazon, ma si perde il senso complessivo della territorialità. Quello che noi vogliamo portare avanti è la forza del brand Toscana, unita a grandi investimenti sui suoi web e social media, che permettono tramite l'aggregazione di fare i numeri che in 4 mesi, in 3 mesi e mezzo per la verità, siamo riusciti a fare. Questo perché? Perché mettendo insieme le risorse ovviamente possiamo avere una potenza di fuoco che è completamente diversa dalla singola impresa. E questo accanto ai servizi che noi diamo, perché alle imprese che aderiscono al nostro portale noi scriviamo i testi, facciamo le fotografie dei prodotti, le inseriamo, facciamo animazione, facciamo web e social media marketing, facciamo logistica. Quindi l'impresa non ha da occuparsi di nulla, perché noi facciamo tutto e lo accompagniamo
in tutti gli aspetti della presenza sul web. E quindi questo è uno degli aspetti veri. Però principalmente cosa avete in questo momento? Più aziende artigianali, più di agroalimentare, più di... Ma guarda, diciamo è abbastanza, in questo momento direi che è abbastanza equilibrato, perché le imprese, noi abbiamo una rete commerciale che gira per la Toscana, che va a presentare questo progetto e appunto poi contrattualizza. Direi che è abbastanza omogenea. C'è l'altro aspetto, oltre allo shop, di cui prima tu accennavi, che è il live, cioè il vivere la Toscana, perché all'interno del vivere si trovano strutture ricettive, si trovano alberghi, si trovano degli agriturismi, ristoranti, e tutta questa, diciamo, platea di imprese e di strutture ricettive si possono navigare anche per aree territoriali, e questa è l'altra caratteristica, cioè io posso andare a vedere che cosa c'è in Garfagnana e posso capire cosa mangiare, dove andare a mangiare, dove dormire e che cosa comprare. Posso vedere dove è il prodotto tipico, per esempio il fagiolo zolfino, che è un prodotto tipico del Valdarno, della parte del Prato Magno, un fagiolo. Ecco, io posso andare a cercare a vedere chi lo produce e dove comprarlo. Spesso le tipicità sono difficilmente raggiungibili attraverso la grande distribuzione. Un altro aspetto è quello anche del turismo, e qui è la caratteristica di questo marketplace, perché andare ad intercettare quelli che sono i turisti, quello che è le persone che visitano la Toscana, spesso noi stessi facciamo queste esperienze. Quando andiamo a fare turismo ci piace portare a casa il prodotto tipico e vorremmo ritrovarlo. Ecco, Istascani dà questa possibilità. Insomma, Istascani è un grande luogo dove poter trovare prodotti e sfruttare opportunità. Senta, per me azienda praticamente, cioè, cosa succede? Che io devo pensare a fare il prodotto nel miglior modo possibile e al resto ci pensate voi? Esattamente. Noi aderisce, ci consegna i prodotti, glieli fotografiamo, scriviamo i testi, li mettiamo nel portale, curiamo tutto l'aspetto di promozione, curiamo la relazione con i clienti, perché se il cliente vuole avere informazioni c'è una chat sempre disponibile dalle 9 alle 18, un numero verde che assiste i clienti. Poi acquisiamo gli ordini attraverso la piattaforma, mandiamo il corriere a ritirare dall'impresa il prodotto. Insomma, l'impresa non si deve preoccupare di niente, e soprattutto quello che a noi interessa è portare visibilità alle imprese, cioè portare le imprese nel mondo. Poi che vengano a comprare nel nostro portale o che vadano a comprare nel loro sito non ha importanza, quello che conta è portare le imprese toscane nel mondo e poter dare visibilità e viralità ai siti web che sono collegati di ciascuna impresa. Tra l'altro voi avete iniziato dal mercato europeo, che è anche, diciamo, un mercato dal punto di vista del traffico delle merci molto libero, perché insomma sappiamo bene che spedire diversi oggetti come avete voi del sito, sia di agroalimentare o di artigianato in giro per il mondo, comporta tutta una polemica sui dazi, una politica dei dazi che diventa molto complessa. Ma infatti noi abbiamo questo doppio obiettivo: da una parte una visibilità globale, e questo è la visibilità e la promozione globale, e questo è un obiettivo. L'altro obiettivo è quello di innescare comunque vendite o prenotazioni all'interno del mercato europeo, ma ripeto, quello che poi conta è creare la viralità sul produttore. Noi abbiamo avuto per esempio dei clienti finali che hanno visto il prodotto di un nostro affiliato e ne volevano comprare una grande quantità, che noi stessi li abbiamo dirottati e li abbiamo fatti incontrare con l'impresa, cioè noi abbiamo messo in contatto e abbiamo fatto da connettore. Questo per dire che non è lo scopo finale la vendita, ma è connettere, è promuovere, è aiutare le imprese ad andare sul mercato. Benissimo. Allora, senta, invece ci dice qualcosa su quanti siete, se si può sapere l'ordine di grandezza dell'investimento, non chiedo la cifra esatta, ma insomma quanto è costato un investimento del genere in ordine di grandezza, e cosa prevedete, come prevedete di crescere da qui ai prossimi anni? Allora, l'investimento è un investimento chiaramente molto importante, soprattutto di infrastruttura software e di marketing web e chiaramente di personale e di contenuti. Siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro? Siamo nell'ordine che si avvicina chiaramente al milione di euro. Il nostro obiettivo è quest'anno di arrivare alla piattaforma a una versione estremamente matura entro la fine dell'anno, quindi con funzioni estremamente innovative di intelligenza artificiale all'interno della piattaforma. Il prossimo anno vorremmo lanciare delle app che, connesse con la piattaforma, aumentino ancora l'esperienza. Ad oggi non avete app? Ad oggi non ci sono app, questo è una scelta
di fondo, perché prima vogliamo creare una rete estremamente solida e forte anche da un punto di vista di accessi, e questi numeri già ce li stanno dando, e poi lanceremo le app. Ok. Ci sono 2 WhatsApp dei nostri ascoltatori al 3925 727775 per Daniele Casprini e It's Tuscany. Sì, ciao, buongiorno. Una domanda: voi, dato che praticamente promuovete la toscanità, andate dall'azienda, vi presentate, date il piano marketing che giustamente un'azienda deve avere, promuovete un determinato flusso di persone, ecco, poi l'azienda quando si fida di voi, giustamente fa dei contratti eccetera, che fa in quel caso? Cioè, il vostro risultato qual è? In minima parte, una percentuale, eccetera eccetera? Cioè, ci spiega un attimino il fattore economico, perché giustamente c'è un discorso economico da parte vostra. Voi mettete una piattaforma in mano a una piccola e media industria o una piccola azienda, piccolissima. Ecco, ci chiarisca un po' come funziona a livello economico. Buongiorno, volevo un'informazione per questa bellissima startup, ma io che sono una ditta di NCC, noleggio con conducente, mi chiamo Tuscany for You e porto turisti da tutte le parti in Toscana a vinerie, cantine, vigne, da tutte le parti, e più o meno porto anch'io a mangiare la roba tipica toscana. Posso far parte di questa startup? Grazie Max. Bene, allora dunque, se vuoi rispondere al primo radioascoltatore, ovviamente non siete una Onlus, no? Questo va precisato, non è una Onlus It's Tuscany. Avrete presumo delle percentuali sulle vendite? No, noi abbiamo scelto una modalità completamente differente. Buono questo. Noi abbiamo scelto quella dell'abbonamento. I nostri esercenti che aderiscono a questo fanno un abbonamento. L'abbonamento può essere di vari prezzi a seconda del tipo di prodotto che vanno a scegliere. È un abbonamento che ha validità biennale e pagano mensilmente. Sono abbonamenti estremamente economici, e questo permette, e noi non tratteniamo nessun feed sulle vendite. Le vendite vengono, quindi l'importo di vendita viene traslato completamente all'esercente. Non tratteniamo assolutamente nulla, qualunque esso sia l'importo, e lui paga un abbonamento. Paga un abbonamento. In questo abbonamento è quello che permette chiaramente di poter fare tutte le azioni di sviluppo, tutte le azioni di web marketing, e di fare quell'azione di aggregazione che dicevamo, cioè tanti mattoncini riescono a costruire chiaramente una forza che altrimenti da soli non si potrebbe. Per l'amico dell'NCC? Per l'amico dell'NCC diciamo: vieni, tu sei assolutamente benvenuto, perché c'è tutta una sezione che è l'Experience, che te puoi accedere e te puoi essere presente proprio per una sezione dedicata a persone come lui. Allora può andare sulla sezione Experience del sito. Allora, grazie a Daniele Casprini che è stato con noi. In bocca al lupo per It's Tuscany, buon lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie di avermi ospitato qua oggi, e vi aspettiamo su itstuscany.com.